In questa puntata parliamo della BMW 3000 CSL, l'auto che ha dato il via al progetto BMW Art Car Collection, con l'artista Alexander Calder, o Calder. Oggi parliamo di arte, non parliamo di automobilismo. Parliamo anche di automobilismo e parliamo di arte con la A maiuscola, perché parleremo della BMW 3000 CSL, che ha dato il via ad una delle più proficue collaborazioni fra artisti e case costruttrici. Welcome to the BMW Art Car Tour. Follow me through this very special art collection. A lot of artists created art cars in the past decades. Da dove nasce? Siamo nel 1971 e serve una sostituta per la E9 e quindi arriva la 3000 CS. Realmente la cilindrata è 2008, almeno nella fase iniziale. Poi viene portata a 3000, passando anche tra l'altro dai due carburatori a doppio corpo della Solex all'iniezione meccanica. Questa vettura era capace di 200 km/h che però non erano soddisfacenti per superare le Porsche in competizione. Ed ecco che cosa si pensa, l'alleggerimento della vettura. E la L che sta per? Leicht in tedesco. E come fanno? Vanno a togliere 130 kg di peso, finestrini in plexiglass, iniziano a togliere tutto ciò che è fono assorbente, utilizzo di materiali quasi avveniristici, un po' di foglia anche, e in questo modo la vettura diventa effettivamente competitiva. Quindi oltre alle modifiche meccaniche venne studiato un kit aerodinamico spaziale, alettone sottoscocca, deflettore posteriore o un alettone posteriore che le valse il nome di Batmobile, ed era non omologato in Germania, tanto che l'auto usciva senza alettone, veniva messo nel portabagagli posteriore e poi successivamente l'acquirente l'avrebbe montato. Fai da te. Esatto. Vettura rarissima perché già all'epoca fu prodotta in soli 167 esemplari, non scordiamoci, era una vettura nata effettivamente per essere pronta per le competizioni. La 3000 CSL partecipò sia al campionato europeo turismo ma anche alle Mans con Hetzemans. Dal 1975 al 79 per ben 5 anni consecutivi ha vinto il gruppo 5. Ma nel 1975 accade qualcosa di straordinario. Hervé Poulain ha una grande idea, quella di unire l'arte al motorsport. La BMW accetta la sfida ed affida la prima art car ad Alexander Calder, uno scultore noto anche nelle nostre zone perché proprio a Spoleto ha lasciato una delle più grandi sculture che ha compiuto, il Teodelapio. Calder, uno dei protagonisti del Festival dei Due Mondi di Spoleto, trasforma l'auto in un'opera d'arte dinamica, applicando su di essa i colori che ha sempre utilizzato nelle sue opere d'arte. E proprio quest'auto, nella versione 3000 CSL, parteciperà nel 1975 alle Mans, ma sarà costretta al ritiro per un problema alla trasmissione. Questo primo esperimento ha dato il via alla BMW Art Car Collection, che poi vennero affidate anche a Warhol, a Hockney e a Kunz, tra gli altri. Alexander Calder era un ingegnere meccanico con la passione per la scultura e dobbiamo a lui per primo l'abbandono del piedistallo in scultura, quindi le sue opere
erano costituite da elementi metallici in equilibrio fra loro. Bastava sfiorarli o soffiare addirittura, perdevano il loro equilibrio, cominciavano il movimento per poi tornare in uno stato di quiete. Calder, quando si trasferì a Parigi, conobbe anche Miro e Mondrian. Continuò con le sue sculture utilizzando dei colori puri e quindi le sue forme astratte andarono a decorare, a rendere arte la BMW 3000 CSL. Calder voleva essere l'ultimo operaio che con il suo lavoro giocoso rendeva meno austera la produzione industriale. Ed è così che la BMW Art Car di Alexander Calder diventa una scultura cinetica a tutti gli effetti che trionfa anche nel mondo delle corse. Metti un like e seguici. Stai nel chill con noi. Che siamo giovani. Anche questa puntata è giunta al termine. Iscrivetevi al canale del Team Resi Interni per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e supportateci condividendo il video.